tempino, Susa! Da lupi! Benvenuti a Sappada, che tra l'altro è gemellata con Arezzo, la mia città d'origine, e poi dopo nel video vi raccontiamo perché. Abbiamo un sacco di cose da raccontare. Bellina Sappada, è proprio un borgo. Nonostante la pioggia e l'acqua faremo tante belle cose, per cui restate con noi in questo bagnatissimo video. Spero solo per oggi, dai! Guarda, questo davanti è una targa dell'Estonia. Sì. E è fuori che prende l'acqua l'Estonia, guarda. Stava pulendo il vento. Qua ce ne sono di stranieri. Paide, Estonia. Guarda quanto sono lontani questi tipi davanti, Susa. Ne hanno fatta di strada. Lettonia, ma guarda, proprio vicino a Tallinn, proprio su Paide. 2069 km. Qua intanto siamo bloccati, non si sa perché, da una vita. Bellissimo qua, cavolo. Ci siamo quasi, la nostra meta è qua, in mezzo al nulla. Aspetta che siamo arrivati. Sì, caro, mi sa che è la nostra L'abbiamo quella. passata, sì, l'abbiamo passata. Perché è un po' una caccia al tesoro, ragazzi, questa location di oggi. Eccola. Arrivati, ragazzi, sotto un grande acquazzone. Abbiamo messo il van vicino alla casetta, che forse qualcuno di voi già riconosce. Prima missione: prendere le chiavi, Susa. Mannaggia questo tempo, siamo in un paradiso e non riesco a farlo vedere. Farai vedere domani, dai. Anche se è una scatola nera. Beh, siamo in un pratone di una fattoria a Sappada, un po' più in alto rispetto a Sappada. Qua ci sarebbe una visuale sulle Dolomiti stupenda, la vedremo prossimamente. Recuperata la chiave. Abbiamo fatto la spesa, dobbiamo metterla a posto e sistemare il frigorifero. Cioè, intanto. questa è una delle soluzioni che preferisco se devo viaggiare. Viaggiare con Freeland. Guarda che bellina, bellissima. Peccato che la bagniamo un po'. Eccola qua la casetta che ci aspetta. Beh, dopo ve la facciamo vedere per bene, intanto non è il momento perché piove tantissimo e dobbiamo scaricare la roba. Finalmente ha smesso di piovere, siamo tra le bellissime Dolomiti friulane a Sappada, più precisamente a Cima Sappada, a quota 1290 metri, e soggiorniamo in una delle nuove stanze di Freeland, la stanza Malva, un rifugio immerso in un paesaggio bucolico e super rilassante. Siamo in questo prato verde, se abbiamo fortuna qui pascolano anche i cavalli, vicino a un bosco, circondati dalle Dolomiti, in più proprio qua vicino c'è il corso del fiume Piave e la sua sorgente. Direi proprio un autentico paradiso dove riconnettersi con la natura e rallentare. Chi ci segue ha già visto la nostra prima esperienza con Freeland al Parco delle Cascate di Mulina a Fumane. È una bellissima iniziativa che è nata proprio in Friuli. Vi lascio anche per i più curiosi il link in descrizione, ma adesso andiamo a vederla all'interno. Come vedete è una struttura rialzata con le ruote, quindi si sposta. C'è subito il clou che è questa finestra panoramica, il letto ovviamente in posizione strategica, quindi ci addormentiamo e ci svegliamo con una bellissima vista super rilassante. Vi ricordo che non dovete portare né asciugamani e neanche le lenzuola, perché qui trovate tutto. La cucina è provvista di ogni cosa. Abbiamo il piano induzione, abbiamo le stoviglie, abbiamo le pentole, un piccolo frigo che abbiamo già riempito di ogni cosa. Qua abbiamo anche selezione di tè, di caffè, troviamo tutto il kit di base per cucinare. Poi mi piace l'interno perché è tutto rivestito in legno. Qua abbiamo un comodo tavolino che ci fa da scrivania, sì, con due sgabelli e guarda, scusa, ci hanno messo anche una lucetta. Ce ne sono due perché ne ho scoperta che ce n'è una anche qui. Guarda. Queste, ragazzi, vediamo, sono utilissime per fare le foto. Sì, è vero, sono belle. belline da morire. E lì c'è un bagnetto con la doccia e vucino chimico. Anche il bagno ha la sua bella finestra. È fatta proprio bene, Ciao Tanghito! Ovviamente la struttura è pet friendly e qua Tango si diverte in mezzo a questi pratoni. E inoltre ci sono dei bei cassettoni che fungono da armadio. Io ci ho messo già dentro un sacco di roba, c'è lo zaino, qua ci sta di E tutto, sono ragazzi. 3 uguali? Sì, tutti e tre belli capienti. Direi che qua lo spazio è utilizzato al massimo. Davvero? Ricordo che queste sono strutture off-grid, ossia non richiedono l'allacciamento né alla rete fognaria né a quella idrica, e che l'energia elettrica è prodotta principalmente dai pannelli solari, mentre l'impianto idrico si basa su un sistema di cisterne interne, quindi possiamo dire un impatto minimo sull'ambiente che però garantisce un grande comfort. Direi che i presupposti per un bel soggiorno qui a Sappada ci sono tutti. E andiamo a vedere tante belle cose. Perché qua è pieno di cose da sì. scoprire. Buongiorno ragazzi, la montagna è sparita. Nebbione stamani. Alla faccia che mettevano il sole. Ammazza, Leo. Prendiamo un caffè, facciamo colazione e poi vediamo se si apre,
si sta aprendo là, dai. Colazione fatta, le nebbie si stanno diradando, adesso partiamo per... Andiamo a vedere un posto speciale, ragazzi, i laghi d'Olbe. Guarda che bello il vano in montagna. Ci sta benissimo, il suo habitat preferito. Super sportivo. Ci siamo avvantaggiati di circa 3 km da dove abbiamo Freeland, verso Baita a Rododendro. Da qua si arriva comodamente in macchina su una bellissima strada di montagna asfaltata, una corsia sola. Già suggestiva perché si vedono le cascate e cascatelle. Da qua, da Baita a Rododendro, c'è l'attacco per il sentiero di oggi e subito c'è il Piave che ci fa festa. Però non partiamo di qua, questo è il sentiero naturalistico, mentre noi bisogna andare ai laghi di Olbe, che sono dalla parte opposta di qua, numero 138, quindi non sbagliatevi. Per ora siamo soli, anche i parcheggi erano vuoti, non credo ci sia tanta gente da queste parti. Non credo, infatti questo è anche il suo bello. Quindi forse ancora una volta vi consigliamo un posto un po' fuori dalle rotte turistiche, che è una cosa che ci piace sempre tanto. Ma Freeland sposa completamente questa filosofia qua, perché vi porta a vivere il più possibile inseriti nella natura, nel completo rispetto dei suoi ritmi e dei nostri ritmi, lontani almeno per un po' dal caos. Il percorso di oggi deve essere molto suggestivo. Adesso iniziamo a salire, più o meno sono 10 km andata e ritorno. Abbiamo un dislivello di 700 metri. Quindi anche oggi una bella passeggiata. Sì. Abbiamo scelto il percorso più difficile. No, quello che tira di più. Ok. Perché dopo ce ne congiungiamo un altro che arriva direttamente da Sapada. Guarda come viene su a bomba. È bella vita, Madonna. Praticamente il dislivello lo facciamo subito, Andri. I rododendri. La Baita si chiama Rododendro, non a caso. Ciao faccetta minacciosa che ci saluti. Wow. Bello, Tutti larici, guarda. Sì, tutto larici. Bellissimo qua anche in autunno, E là sotto si sente ma non si vede, c'è una cascata. Infatti è bellissimo fare questo percorso e sentire il rumore dell'acqua. Direi che il tema di questi giorni, Ande, è proprio l'acqua. Come spesso ultimamente. Sì. Ho già visto altre volte che invece di tagliare tutto il tronco fanno lo scalino così. Vedi? Simpatico. Siamo sempre più sotto, Carina. Questa è una cascata allegra, mette allegria. Senti come sprizza. Bene, rinfrescati si continua. Siccome inizia la salita mi è venuto voglia di parlare. Hai scelto il timing? Sì, ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un bel like e lasciateci un commento. Noi siamo Andri e Susa, parliamo di passeggiate, luoghi che ci ospitano, posti belli da vedere e niente, fatevi un giro sul canale, guardate qualche video. Sono importanti i messaggi, stamani ne abbiamo ricevuto uno molto bello e vi devo dire che ha funzionato meglio del caffè. Dopo una notte insonne, sveglia alle 6 della mattina, fuori freddo e tanta nebbia, leggere i messaggi vostri è sempre una carica in più, ragazzi, è bellissimo. E intanto noi vi portiamo a fare questa bella salitona. Prosegue, ragazzi, prosegue, tutta così. È bellissima perché è fresca in mezzo al bosco, però tutta uguale, per cui tendiamo ad arrivare su e farvi vedere altre scene. Tanta roba. Tanta roba. Ma dove ti porto, Andri? Dove ti porto? Sui monti! Sembrava finita, Susa. Siamo dagli ultimi tornanti. Ormai dovremo raggiungere la Val d'Olbe. Questa è la valle delle Marmotte. È il paradiso per loro. Allora, adesso il nostro sentiero 138 entra in quello che è il 140, perché c'è un altro sentiero che parte direttamente da Sapada, quindi si fanno qualche metro in più, un 200-300 metri in più di dislivello. Ok. In più, in teoria, ci dovrebbero essere anche gli impianti di risalita, però effettivamente non so se sono funzionanti. Sì, li abbiamo visti qua dietro, Sì. ma sembravano spenti. Sembravano fermi, vero? Sì. Ok. Senza panorama qua, Guarda, Andri, vanno gli impianti. Vanno? Sì, quindi si sale tranquillamente anche con gli impianti. Oh, quante lucuzze! Questa casella sembra un fortino.
E poi guarda in che contesto sono. Qui c'è un bivio perché andando a destra si può raggiungere la cima di Monte Lastroni e neanche in tanto tempo, in un'oretta. Ok. Io non so cosa dire quanto vedo tanta bellezza così. Guarda che meraviglia, la chiesetta che ci indica che ormai siamo arrivati. Ma guarda in che posizione è. Evviva, è stupenda, guarda. Un po' di informazioni tecniche, ragazzi, siamo partiti da Baita Rododendro 1460 metri e adesso qui abbiamo superato i 2100, tanto per avere un po' la nozione di che altitudine siamo. Scopriamo il lago insieme, ragazzi. Ecco il primo lago, Andri, il più grande. Ah, che bellino. Ma che meraviglia. Tutto verde. E che cornice che c'ha. Dovete sapere che i laghetti sono 3, questo più grande e poi ce ne sono 2 più piccoli e sono di origine glaciale. Sono bellissimi in questa valle. Ora vi facciamo vedere questa chiesetta messa proprio sulla parte più alta del promontorio intorno al lago. Stupendo, ci siamo rilassati un po', riposati, mangiata una barretta squisita, abbiamo fatto 2 riprese con il drone, adesso torniamo giù perché vi facciamo vedere un altro posto davvero interessante qua vicino. A soli 5 km c'è un bel rifugio, ragazzi, dove adesso ci rintaniamo perché sta piovendo. Intanto mi sono cambiato, sono come nuovo perché ero tutto sudato, ma dopo vi facciamo vedere cosa c'è vicino a questo rifugio perché è un posto topico, è un posto molto importante per l'Italia, simbolico. Sì, è importantissimo. Ragazzi, cosa sorge sul monte Peralba? La sorgente del fiume Piave. Qua siamo nella Val Sesis a circa 1830 metri di altitudine e qui, proprio qui, nasce il Piave. Qua vediamo un bellissimo cippo dove c'è scritto nasce il Piave e ci ricorda la nascita del nostro fiume sacro, il fiume sacro alla patria, perché purtroppo è stato testimonianza di tante vicende brutte legate alla guerra. Infatti c'è un altro monumento che è la Fiamma della Pace, in onore, diciamo, dell'amicizia tra il popolo austriaco e italiano, ed è dedicata ai caduti di tutte le guerre, soprattutto quelli della prima guerra mondiale. Un bel monito di questi tempi, ragazzi, un ricordo da rinnovare con vigore, perché andiamo a mangiare qualcosa, anche perché sta piovendo, sta diluviando. Amici, ho già attaccato il piatto perché avevo fame, un bel canederlo in brodo, guardate che bellino, la susa funghi, polenta, C'ho i zaetti con la polenta e poi questi. e un po' di capussi crudi. Capussi. Mezzo litro di vino, vieni su. Ok? Al Piave ha questa bellezza che abbiamo visto oggi. E ai laghi d'Orbe. Ai laghi d'Orbe. Pranzetto super ottimo. Il pranzetto è stato buonissimo, direi, Andri. E comunque sono solo 5 km di distanza da Baita a Rododendro in macchina. E c'è anche un bellissimo sentiero che parte da Cima Sappada per arrivare qui. Sono 8 km andata e 8 km di ritorno. Piove, noi ci godiamo anche questo nella bella stanza di Freeland. Sai, senti che bel rumore.
Andri! Che dici? Andiamo? Io dico di sì, perché abbiamo la fortuna che fino alle 15 c'è il sole. Dai, ci basta. Quindi ci prendiamo dentro in questo momento. Ci basta alla grande. E dopo si va a dormire a Friulano, che dici? Fantastico. Da Cima Sappada stiamo andando a Sappada e lungo la strada cosa abbiamo trovato? Una meraviglia, guardate un po'. Che bella questa facciata, Susa. È bellissima. Poi con tutti questi fiori. Guarda quanto è grande. È un gigante. Questa tavolozza sul cielo è emblematica, no? Questo è uno dei borghi più belli d'Italia ed è molto suggestivo, suddiviso in ben 14 borgate, che sono tutte da scoprire. Belle tutte queste sculture, Sì, sono ce ne sono bellissime, tante ad ogni angolo, piene. vero? Diciamo che con la sua architettura tipica delle case in legno, il dialetto tedesco che è ancora vivo tra le sue genti e le sue tradizioni secolari, questo è proprio un angolo d'Italia dove la cultura germanica e quella italiana convivono e questo dà vita proprio a una realtà che è unica nel suo genere, veramente molto speciale questo posticino, Guarda Andri, questo è l'impianto che da Sappada parte va fino ai laghi d'Olbe, dove eravamo ieri. Queste sono le antiche borgate di Sappada. Eccole qui. È grande comunque. È grande. Noi adesso siamo qua a Borgata Fontana. Che spettacolo! È da tanto che non vedo un borgo bello così, Dove ti giri è uno spettacolo. Continuo a girarmi e non so dove perché è tutto bellissimo. Guarda questa tutta squamosa, Susa, sembra un drago. Tra l'altro sono molto contento perché entrando a Sappada ho scoperto che è gemellata con Arezzo, quindi io essendo di Arezzo mi sento leggermente a casa anche qua. Questo è dovuto a un fatto storico perché durante la prima guerra mondiale, a seguito della disfatta di Caporetto, ad Arezzo furono accolti tanti evacuati dal paese di Sappada. Per cui è bello questo gemellaggio, due città fantastiche unite in amicizia. Borgata, Hoffe. E tra l'altro, curiosità, questo gemellaggio risale a novembre del 2017. Giusto un mese dopo poi Sappada passa sotto il Friuli Venezia Giulia grazie a un referendum, quindi abbandona il Veneto e entra in Friuli. Che incastri che ha questa struttura. Si vedono tanto gli incastri, guarda, si vedono bene. Queste caratteristiche case in legno sono costruite con una tecnica che è tipica dei paesi del nord, che è Blockbau. Praticamente tutti assi di legno che sono sovrapposti l'uno sull'altro e sono a incastro, senza l'utilizzo quindi di elementi metallici e neanche chiodi. E questa secondo me crea una bellissima armonia tra estetica, praticità e anche isolamento termico. Sono veramente belle da vedere. In realtà non so se tutte fino adesso sono fatte così anche, ma quelle anche antiche, oggi. Quelle antiche Esatto, sicuramente, sì. è una delle caratteristiche proprio di Sappada. Guarda con queste finestrine mignon. Guarda, anche queste dove ci sono gli incastri, vedi che non è completamente dritto. Sì, bellissimo. Vabbè, poi dopo è stato anche rimanipolato, ci sono delle tubazioni attaccate con le viti. Guarda che bellezza. Questo angolino è uno spettacolo. Bellissimo questo borgo, Susa, stupendo. Sì. E ora qua vicino cosa c'è di bello? Praticamente dal centro di Sappada potete raggiungere a piedi direttamente le cascatelle, che sono un'altra meraviglia naturale da vedere. E voi che non ci andiamo? Bisogna vederle anche queste. Abbiamo superato un bel ponticello di legno, adesso arriviamo al Museo della Guerra e lì inizia il nostro percorso. Un sentiero facilissimo per tutti, sono circa 20 minuti andata e ritorno. Wow! Ma guarda che bello, questo è il piccolo museo della Grande Guerra. Sì, praticamente è un sentiero che è un canyon che è scavato dal Rio del Mulino, che ha dato vita a queste cascate che sono molto suggestive, che adesso andiamo a vedere. Guarda il murales, che bello! Guarda che vista! Sì, ponticelli, poi abbiamo anche tanti gradini. Questa non me l'aspettavo qua dentro. Ma proprio al centro di Sappada è incredibile, Poi guarda Andri, di sera sono spettacolari, praticamente si illuminano le cascate. Ho visto il faro adesso. Dalle 21 alle 23, da luglio a settembre, è una figata perché possiamo vederle anche alla sera. Però mi raccomando, alle 23 dovete andare via perché sennò vi trovate al buio. Guarda che meraviglia! Cavolo, è alta, Sta pietra mi fa impazzire. Che bello!
Sappada, una bella scoperta. E adesso andiamo a Cima Sappada e ci mangiamo qualcosa. Cima Sappada è un paesino qua più in alto che sta tra Sappada e dove abbiamo Freeland. L'avete già visto passando quando siamo arrivati sotto la pioggia. E niente, alla fine abbiamo passato Cima Sappada e poi siamo arrivati a pranzare fino a Baita Rododendro. Ci piaceva, siamo tornati là. Hai visto che bello? Yogurt con i frutti di bosco. È una minestra di yogurt. Sì, è vero, ci assomiglia a una minestra. E poi acqua e sambuco. Speciale servito così. È buono, vero? Diciamo sembra una minestra. Sì. Buon appetito, Susan. Anche te, Andy. Il tempo a nostra disposizione qua con Freeland sta per scadere, domattina andiamo via, ci aspetta l'ultima scenetta, forse all'aperto perché stasera non piove. Che esperienza eccezionale, ragazzi. Innanzitutto il territorio di Sappada è bellissima, sia il borgo che le sue montagne, e poi viverla qua in mezzo alla natura con Freeland è stata proprio bellissima. Quindi noi cosa facciamo? Vi diamo appuntamento al prossimo video. vlog. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, iscrivetevi, mettete un like e vi aspettiamo nei commenti. Alla prossima, ragazzi. Grazie Freeland, ciao! Caricato tutto, ci stavamo dimenticando i costi ragazzi. Freeland vi aspetta a partire da 145 euro al giorno in questa località splendida. Poi dopo noi abbiamo speso una sessantina di euro così per mangiare, per fare la spesa. E menzione speciale allo yogurt di Malga Rododendro, 8 euro a yogurt, ben 16 euro per 2 yogurt, ai frutti di bosco. Comunque molto buoni. Questi erano i costi ragazzi, easy e semplici. Ciao, alla prossima!